Imparare l'italiano è come scalare una montagna. E tu? A che punto ti trovi? Lo scopriremo insieme nel video di oggi. Sei su Italiano con Eli, il canale rivolto a chi vuole avverare il proprio sogno italiano e vuole parlare l'italiano in modo fluente. Pubblico un video una volta in settimana. Prendi in considerazione l'idea di iscriverti e attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. E dimmi, sai quali sono i 10 elementi essenziali per imparare l'italiano? No? Allora devi scaricare la guida dal mio sito. Vai su elisabetamaccani.com e potrai scaricare questa guida gratuita che ti aiuterà nel processo di apprendimento dell'italiano. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, sono una Neuro Language Coach e mi occupo di formazione linguistica da più di 10 anni. Oggi vedremo di capire insieme a che punto ti trovi nel processo di apprendimento dell'italiano. Conosci il cosiddetto viaggio dell'apprendimento, Language Journey? Si tratta di una teoria che è stata sviluppata negli anni 70 ed è molto interessante perché ci dice che nell'apprendimento di una nuova abilità si passa attraverso 4 passaggi, 4 fasi. Possiamo descrivere l'apprendimento come un viaggio che va da uno stato di incompetenza inconscia a uno stato di competenza inconscia, ovvero nel quale c'è il funzionamento del cosiddetto cervello performante, performing brain, di cui ho già parlato tra l'altro in un altro video e troverai il link nella descrizione qui sotto. Vediamo insieme un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Come puoi vedere, secondo questa teoria c'è una base da cui si parte che corrisponde all'incompetenza inconscia, c'è una fase successiva che corrisponde all'incompetenza conscia, successivamente c'è una fase di competenza conscia e per finire l'ultimo strato che corrisponde alla competenza inconscia. Il migliore esempio per riuscire a capire di che cosa stiamo parlando è quello di pensare a una persona che inizia a guidare la macchina. All'inizio ci siamo trovati un po' tutti nella situazione di chiederci se saremmo mai stati in grado di guidare una macchina. Questa è la prima fase, la cosiddetta fase dell'ignoranza. Quando poi decidiamo di provarci, ovvero decidiamo di provare a guidare, ci rendiamo conto di tutto ciò che non sappiamo fare. Questa è la fase della consapevolezza. Siamo cioè consapevoli che ci sono tante, ma tante cose che proprio non sappiamo fare. Questa è la fase in cui ci sentiamo impacciati, in difficoltà e vediamo l'obiettivo di guidare la macchina come una montagna molto difficile da scalare. Poi, quando impariamo a guidare, ecco che siamo nella cosiddetta fase dell'apprendimento. Iniziamo a saper fare le cose, ci mettiamo del tempo, dobbiamo pensare molto. Quando si usa la frizione,
come utilizzare il cambio, oddio, lo specchietto retrovisore, ma riusciamo a guidare. L'unica cosa è che dobbiamo essere estremamente concentrati in quello che facciamo. Ora prova a pensare a come guidi oggi. Sicuramente non pensi alla frizione, non pensi allo specchietto retrovisore o al cambio. Lo fai semplicemente in maniera automatica, in maniera inconsapevole. Questa infatti è la fase della padronanza. Ecco l'immagine che rappresenta ancora una volta le 4 fasi di cui abbiamo parlato. Come vedi, la base è rappresentata dalla fase dell'ignoranza, poi c'è la cosiddetta fase della consapevolezza, a cui segue la fase dell'apprendimento e infine la padronanza. Che cosa accade nel processo di acquisizione linguistica? La stessa cosa, vediamolo insieme. Immaginiamo di iniziare a studiare una nuova lingua. All'inizio ci sentiremo impacciati, ci sentiremo imbarazzati per come parliamo, per come formuliamo le frasi. Saremo pienamente consapevoli che ci manca sia la sicurezza che la conoscenza di questa lingua. Nel corso del tempo inizieremo ad arricchire il nostro vocabolario, ad utilizzare nuove strutture, inizieremo a comunicare con un po' più di sicurezza e concentrandoci molto riusciremo a parlare con le altre persone ed anche a comprendere, anche se non al 100%. Siamo nella fase della competenza conscia e pertanto dobbiamo pensare molto e spesso e volentieri traduciamo costantemente nella nostra testa. Infine passiamo alla fase della cosiddetta padronanza. Parliamo senza pensarci, parliamo in modo scorrevole, in modo fluente, senza riflettere tanto, parliamo in modo spontaneo. Allora, tu a che punto sei? Hai scoperto in quale fase ti trovi del cosiddetto viaggio dell'apprendimento? Se credi di essere nella terza fase e vorresti passare alla quarta, allora può essere che il mio programma faccia al caso tuo. Se vuoi investire nella tua formazione linguistica e diventare più fluente in modo da poter parlare in italiano nelle situazioni della vita quotidiana, allora prenota una chiamata con me. Valuteremo insieme se hai le caratteristiche adatte per poter partecipare a questo programma, al programma FNC, Fluency and Confidence Italian Program. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici o compagni di studio e rinnovo anche l'invito ad iscriverti al canale, ma forse questo l'hai già fatto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Non so quale scegliere. Tu quale preferisci vedere per prima? Per me è lo stesso, scegli tu.